Salute a tutti! Zodiac è il mostro di Firenze. L'accostamento di questi due nomi fa un po' venire in mente quei fumetti detti crossover dove due personaggi che operano in collane completamente diverse finiscono per collaborare, per avere un'avventura assieme. Io che sono stato un lettore di Dylan Dog, lo sono ancora ma ho smesso di comprarlo per tante ragioni. Mi ricordo Dylan Dog e Martin Mister, quello ho avuto il tempo di vederlo anch'io. Non ho visto invece gli ultimi numeri relativi a Dylan Dog e Batman, che mi sembra un po' fuori luogo, io non so che pasticcio hanno fatto, non li ho letti. Ecco, ora nel caso di Zodiac e il mostro di Firenze potrebbe sembrare una cosa del genere, però c'è una grossa differenza, che i due personaggi sarebbero la stessa persona. Sarebbero la stessa persona e anche una persona ben identificata, cioè sarebbero un testimone del processo Pacciani che si chiamava Gio Bevilacqua, morto recentemente. È una storia che è nata dalle presunte confessioni di questo Bevilacqua a un giornalista, Francesco Amicone. Bevilacqua avrebbe confessato di essere entrambi. Ma andiamo per gradi, cerchiamo di fare un po' una panoramica sul personaggio Zodiac. Il personaggio del mostro di Firenze è ben conosciuto da chi segue i miei video. Vediamo invece chi era Zodiac. Zodiac è il nomignolo di un serial killer americano, un nomignolo perché il personaggio è rimasto sconosciuto, un nomignolo che si dette lui stesso, poi vedremo come. Questo personaggio operò nell'arco di una decina di mesi, mi sembra dal 20 dicembre del 68 all'11 ottobre del 69. Questo è l'arco di tempo durante il quale avvennero i suoi omicidi certi. Ce ne sono anche di precedenti, ma non sicuri, e io non li prenderò in considerazione. Poi ci fu, dopo questi delitti, ci fu una specie di sequestro di persona, di una donna con il suo bambino, anche quello non lo prenderò in considerazione. Diciamo che l'attività delittuosa di Zodiac che andremo a prendere in esame è quella che va dal 20 dicembre del 68 all'11 ottobre del 69. In questo arco di tempo ci furono da parte sua 4 aggressioni, 3 aggressioni a coppie, un'aggressione a un uomo singolo. Tutte avvenute in California. Ecco, vediamo qui da questa piantina l'area lunga, diciamo la sua massima dimensione è di una novantina di chilometri, che è il doppio, così come curiosità, è il doppio della dimensione dell'area del mostro di Firenze, che va dal Mugello fino a Baccaiano, fino alle zone giù a sud. Ecco, in quest'area avvennero appunto queste 4 aggressioni. Vediamole una per una. La prima aggressione, come ho detto, avvenne il 20 dicembre del 1968, di notte, vicino a mezzanotte, vicino alla città di Benicia, in una zona di campagna. Le vittime furono David Arthur Faraday e Betty Lou Jensen, rispettivamente di 17 e 16 anni. Vennero aggrediti mentre erano appartati in questa macchina, una Rambler, una macchina americana di quelle grosse, insomma, dell'epoca. Ecco, erano appartati in una zona, come dicevo, di campagna, insomma, una zona fuori città. Ecco, qui vediamo il posto dall'alto. In quel cerchio c'era la macchina parcheggiata. Qui vediamo che vicino c'è una strada asfaltata dove c'era un certo traffico. E infatti ci fu poi una testimone che si accorse del delitto. Ecco, la loro macchina era ferma lì. Qui vediamo una piantina che si trova in rete che fa vedere come vennero trovati i 2 ragazzi quando arrivò la polizia. Il ragazzo con i piedi accostati alla ruota posteriore destra della macchina, supino, con la testa dall'altra parte, insomma. La ragazza venne trovata a una distanza di circa 9 metri dalla macchina, con la testa rivolta verso la macchina e anche lei supina. I 2 erano stati colpiti, il ragazzo da un colpo di pistola alla testa, la ragazza da 5 colpi di pistola alla schiena. La pistola che era una calibro 22, una semiautomatica, è una semiautomatica come quella del mostro, per cui sparsi i bossoli in giro. Erano questi qua, i bossoli di questa calibro 22 erano dei Super X,
I colpi sparati furono 10, come ho detto 6 raggiunsero i due ragazzi, il maschio una volta alla testa, la femmina 5 volte alla schiena. 2 colpi finirono sulla macchina, qui vediamo il primo che viene indicato da questo investigatore, raggiunse il vetro posteriore, si vede il vetro infranto e lui indica dove è il foro, ecco qui vediamo invece a destra la traiettoria del colpo, come si vede è un colpo che va dall'alto verso il basso, per cui è un colpo sparato a distanza sicuramente abbastanza ravvicinata. Dall'altra parte vediamo che c'è anche un foro sulla carrozzeria, lo vediamo qui, leggermente a destra rispetto al primo. Altri segni di proiettile non ne furono trovati, mentre a terra furono trovati 10 bossoli. Ecco, qui vediamo in questa piantina la disposizione dei bossoli, per cui 2 colpi si persero, 2 colpi si persero nell'ambiente, insomma. Allora, i 2 ragazzi vennero trovati dalla polizia, la ragazza già morta, il ragazzo venne trovato ancora vivo, fu portato in ospedale ma morì poco dopo. Per cui questo primo delitto, questa prima aggressione di questo personaggio produsse 2 vittime entrambe morte. Come potrebbero essersi svolti i fatti? Allora io qui naturalmente non sono a spiegare i delitti di Zodiac, no? Perché ci sono frotte di appassionati, investigatori che lo hanno fatto prima di me e io non potrei dire niente di più di quello che hanno già detto loro, per cui neanche ci provo. Quello che posso dire io è questo. Allora, innanzitutto, 2 parole sui bossoli. Lì vediamo che c'è un bossolo all'interno dell'auto. Quel bossolo non fu, come nel caso del mostro di Firenze, effetto di un colpo sparato con la mano dentro l'abitacolo, perché non vennero trovati fori di proiettile corrispondenti, ma fu un bossolo che schizzò dentro lì dalla portiera del passeggero anteriore che era aperta. Infatti, ho fatto vedere prima che c'è la portiera aperta. Un altro bossolo sul quale vorrei porre l'attenzione è quello in alto, un bossolo molto lontano dalla macchina, il più lontano di tutti, che ha circa 6 metri. Quel bossolo dovrebbe essere un colpo di pistola diverso dagli altri. Abbiamo visto che i ragazzi vennero trovati fuori, vuol dire che l'assassino li fece uscire. Come andarono le cose? Non è ben chiaro se l'assassino arrivò lì e parcheggiò con la macchina vicino alla macchina dei ragazzi che erano appartati. I ragazzi, tra l'altro, erano appartati, ma non nel modo che conosciamo noi, semplicemente stavano parlando. Lui era alla guida, lei era accanto, era il loro primo appuntamento, stavano semplicemente parlando, erano vestiti, infatti vennero trovati vestiti. L'assassino arrivò, è molto molto probabile che sparò per spaventarli e costringerli a uscire. È possibile che quel bossolo in alto fosse effetto di un colpo in aria, sparato mentre l'assassino si stava avvicinando. Però devo riconoscere che la cosa cozzerebbe contro l'ipotesi che l'assassino avesse parcheggiato la macchina vicino a quella dei due malcapitati. Mi sembra che un testimone disse di aver visto una macchina che era parcheggiata a una distanza di 3-4 metri dalla macchina delle vittime. Se così fosse, quel bossolo lì si spiega difficilmente. Allora, se invece la macchina era un po' più lontana, potrebbe essere che l'assassino si avvicinò, cominciò a sparare un colpo in aria, magari poi si avvicinò e ne sparò 2 contro la macchina. Ne sparò uno, abbiamo visto, contro il vetro posteriore del passeggero, perché lui si avvicinò dalla parte del passeggero, ne sparò un altro sulla carrozzeria e a quel punto costrinse i 2 ragazzi a uscire. Probabilmente uscirono entrambi dallo sportello del passeggero che venne trovato aperto. Mi sembra anche logico che che lui avesse voluto che uscissero entrambi, anche il ragazzo che era alla guida, perché altrimenti c'era il rischio che se usciva dall'altra parte poteva anche scappare, no? Per cui io credo che una volta che lui sparò questi colpi di avvertimento per impaurirli, li minacciò costringendoli a uscire tutti e 2 dalla portiera del passeggero. Poi non sappiamo naturalmente quello che successe perché i 2 erano entrambi morti e non poterono raccontare nulla, però presumibilmente ci fu una certa interazione tra l'assassino e loro 2, altrimenti non c'è motivo per il quale lui avrebbe dovuto farli uscire. Come vedremo, nel delitto successivo avrebbe sparato alla coppia direttamente in macchina. In questo delitto lui li fece uscire.
non si sa che tipo di interazione ci fu. C'è da dire però che molto probabilmente lui sparò un colpo al ragazzo. Ecco, il ragazzo viene colpito a sinistra, i bossoli, come si vede, la disposizione fa presumere che l'assassino fosse proprio verso il muso della macchina rispetto al ragazzo e gli avesse sparato sulla parte sinistra. Vuol dire che il ragazzo era con la schiena alla macchina. È possibile che quando cadde si girò e cadde a schiena in giù. È anche possibile, un'ipotesi, che il suo corpo fosse stato manipolato dall'assassino. Vedremo che c'è un piccolo indizio che potrebbe dire che ci potrebbe essere stata questa interazione. Però diciamo che la cosa non è così importante ai fini nostri. Dopo che lui ebbe sparato al ragazzo, la ragazza scappò, evidentemente scappò verso la strada e lui gli sparò alle spalle, la colpì 5 volte. E abbiamo visto che mancano 2 proiettili all'appello. Uno potrebbe essere il proiettile appunto sparato in aria in avvicinamento, un altro potrebbe essere un proiettile sparato alla ragazza e che non la colpì, perché in tutto i bossoli erano 10, i segni di proiettile erano 8. Poi abbiamo detto che appunto vennero i soccorsi, i ragazzi furono portati, la ragazza era già morta, il ragazzo fu portato in ospedale ma morì. E qui vedremo la differenza di questo delitto con il successivo, una differenza che ci costringe a porci una domanda, secondo me. Poteva Zodiac aver scelto questa coppia precisa perché aveva un qualche interesse verso di lei? È possibile perché in effetti fu l'unico delitto in cui ci fu una interazione dell'assassino con le vittime. È vero che questa interazione ci sarebbe stata anche al terzo delitto, quello del lago, ma vedremo anche che l'interazione non fu un'interazione che all'assassino interessò di per sé, ma molto probabilmente fu un'interazione volta a tranquillizzare le proprie vittime perché non voleva usare la pistola, essendo la zona diciamo, essendoci persone attorno non troppo lontane, ma il coltello e c'era il pericolo che uno dei due scappasse, ma questo lo vedremo. È possibile appunto che ci fu questa interazione dovuta, che ne so, forse l'assassino poteva anche conoscere la ragazza, questo non lo sappiamo. Un ricercatore americano con il quale io ho avuto un lungo rapporto, diciamo così, non epistolare, perché adesso non si scrive più, ma insomma attraverso Facebook. Lui mi ha chiesto tante cose riguardo il mostro di Firenze, poi lui ha scritto un paio di libri su Zodiac, ha un suo candidato fuori da quelli soliti. Lui ha scritto questi 2 libri dove racconta di questo suo sospettato, tra l'altro uno di questi 2, l'ultimo, io è in inglese, non c'è in italiano, l'ha letto mio figlio, mi ha raccontato un po' tutto quello che viene detto. Questo ricercatore si chiama Mike Rodelli e ha un sito, vediamo qui il suo sito, e questo è il suo libro, In the Shadow of Mr. Diablo. In questo suo sito lui fa un'ipotesi interessante su questo primo delitto, io ve lo leggo. Ho stretto amicizia con Russ Butterback, uno degli investigatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Solano che sono intervenuti sulla scena nel 2002. Lui ha fatto amicizia nel 2002. Lui e il suo partner furono mandati al Vallejo General Hospital per vedere se potevano interrogare Faraday. Hanno appreso che era morto in ospedale. Hanno inventariato i suoi effetti personali. Butterback aveva notato una cosa strana. Il ragazzo teneva l'anello di classe in modo goffo e innaturale. Qui per anello di classe si intende che, non so, questo succede in America, non so se succede anche in Italia, ma evidentemente lì l'istituto o la classe stessa fanno produrre un anello che simboleggia la classe, insomma la classe o quello che è. E lui ce l'aveva, sto ragazzo. Però dice che teneva l'anello di classe in modo goffo e innaturale, forzando insieme la punta del pollice e dell'anulare della mano sinistra in una O. Praticamente, se ho capito bene, aveva la mano così. L'anello era stato spostato anche sulla seconda nocca dell'anulare, cioè sembrava che
qualcuno, o magari lui stesso, avesse tentato di toglierselo, mentre un anello è indossato alla base della prima nocca, a filo con la parte superiore del palmo, chiaramente. Questo attirò l'attenzione di Butterbach. Gli sembrava quasi che Faraday avesse cercato di impedire a qualcuno di portargli via l'anello. Negli anni 60 era normale che un ragazzo delle superiori regalasse l'anello della sua classe alla sua ragazza. Di solito lei avvolgeva della stoffa al bordo dell'anello per renderlo abbastanza piccolo da adattarsi al proprio dito. Indossarlo era il segno che stavano andando d'accordo. David Faraday aveva programmato di dare il suo anello a Betty Lou quella notte. Un amico della coppia, intervistato nel 2003 dal ricercatore Tom Voigt, disse che David aveva intenzione di fare proprio questo il 20 dicembre 1968. Faraday aveva combattuto eroicamente con il suo assassino per il possesso di questo segno del suo affetto per Betty Lou come suo atto finale, dopo essere stato colpito ed essere lentamente scivolato nell'incoscienza? Cioè, Mike Rodelli si fa questa domanda, magari il ragazzo, mentre l'assassino cercava di togliergli quest'anello, lottò per non farselo togliere negli ultimi residui, diciamo, di vita che lui aveva. Ma secondo me non è questo l'importante, secondo me l'importante è che l'assassino avesse cercato di prendere questo anello, il che voleva dire che aveva una motivazione che poteva essere un qualcosa che andava al di là di quelle che poi sono le sue motivazioni classiche, no? Come vedremo, motivazioni che riguardavano il suo rapporto con i mass media, con la polizia e compagnia bella. In questo primo delitto queste motivazioni non c'erano, forse c'erano motivazioni che potevano riguardare magari, se non proprio quella ragazza lì, magari le ragazze della scuola, chi lo sa, cose che purtroppo non sapremo mai. Ma andiamo a questo punto al secondo delitto, dove apparirà chiara la differenza rispetto a questo primo. Qui vediamo la mappa del secondo delitto avvenuto vicinissimo al primo, a Vallejo, vicino alla città di Vallejo, una cittadina. Le vittime furono Mike Mageau e Darlene Ferrin, 19 e 22 anni. Ecco, lei era già sposata, addirittura per la seconda volta, ma era libera, aveva una mentalità libera, evidentemente mi sembra di aver letto che il marito non è che poi se la prendesse più di tanto, era uscita con questo ragazzo, ma anche loro, quando furono aggrediti, non stavano facendo niente, stavano soltanto parlando. Lei era la guida, perché la macchina era la sua, vediamo qui la macchina, una Corvair. Loro erano parcheggiati, qui vediamo la piantina che si trova in rete, anche loro erano parcheggiati in una zona di campagna. In questo caso abbiamo la testimonianza della vittima maschile perché sopravvisse e raccontò come era andata l'aggressione. E l'aggressione era andata così, che questo tizio, questa macchina, arrivò con la macchina e si fermò vicino alla macchina dei due. Poi ripartì e andò a fare un giro. Tornò, riparcheggiò un'altra volta, uscì con in mano una torcia molto potente. Si avvicinò alla macchina dei ragazzi che a quel punto credevano di avere a che fare con un poliziotto. Arrivò il killer lì davanti a loro e sparò immediatamente, senza dire nessuna parola, un colpo e prese lui, cercò di sparargli in testa. Lui era dalla parte, come ho detto, del passeggero. Il finestrino era tirato giù. Lo prese, invece che prenderlo in testa, lo prese nella mascella. Il proiettile passò da parte a parte la faccia del ragazzo e andò a colpire la ragazza in un fianco, nel fianco destro evidentemente. Il ragazzo ebbe la reazione di buttarsi indietro e il killer continuò a sparare. A quel punto colpì lei diverse volte. Adesso io non mi ricordo bene quanti colpi furono sparati, ma insomma 3 o 4 colpi che colpirono lei. E poi se ne andò. Il ragazzo però, che naturalmente sentiva dolore, lanciò un urlo e lui tornò indietro e sparò altri 4 colpi, 2 a lui e 2 a lei. Ma anche questa volta i colpi sul ragazzo non furono mortali. Uno lo colpì a un ginocchio, uno lo colpì, mi sembra, alla schiena. Ci fu la testimonianza, ci fu qualcuno che vide il delitto, ma dopo un po' passò del tempo. Quando arrivarono i soccorsi trovarono il ragazzo che era uscito dalla macchina e si era messo di schiena appoggiato alla parte posteriore della macchina, dalla parte del passeggero. Lo trovarono lì, che era ancora vivo.
mentre lei, anche lei mi sembra che la venne trovata viva, era contro lo sportello di guida. Vennero portati entrambi in ospedale, lui sopravvisse, come ho detto, e lei invece morì. Allora, cosa si può dire di questo delitto? Innanzitutto, un'altra cosa importante è che la pistola non era la stessa della prima volta. La prima volta lui aveva usato una calibro 22. In questo caso invece usò una 9 mm, una pistola diciamo notevolmente, di potenza notevolmente superiore, cioè quella pistola che si dice avrebbe dovuto usare anche il mostro di Firenze se avesse voluto essere più sicuro dell'effetto dei suoi colpi, perché in effetti una calibro 22 sappiamo che se non colpisce in parti vitali può avere effetti diciamo che non riescono a neutralizzare la vittima, mentre una 9 mm anche se colpisce in parti non vitali fa un bel danno. Ecco, l'assassino si procurò una 9 mm, ma a quel punto come si faceva a sapere che era lo stesso assassino, visto che le due pistole erano differenti? Fu lui stesso a dirlo, perché di lì a un'oretta dal delitto, il delitto era vicino alla mezzanotte, di lì a un'oretta alle 0:40 telefonò alla polizia rivendicando sia questo delitto sia il delitto di 6 mesi e mezzo prima che non aveva mai rivendicato. Da lì diciamo che inizia quello che poi sarà la caratterizzazione fondamentale dell'assassino noto come Zodiac, quello di telefonare e scrivere tantissimo. Infatti, il 1° agosto arrivarono 3 lettere a 3 giornali. Qui vediamo, questa è la lettera al San Francisco Examiner. Vediamo che cosa c'era scritto in questa lettera. Sono l'assassino dei 2 teenager dello scorso Natale a Lake Herman e della ragazza dello scorso 4 luglio. Per cui anche in questa lettera rivendica i due omicidi. Per provarlo riporterò alcuni fatti che solo io e la polizia conosciamo. Quello di Natale, marca delle cartucce Super X, 10 colpi esplosi, il ragazzo era supino, piedi verso l'auto, la ragazza giaceva sul lato destro, piedi verso ovest. Il 4 luglio invece l'ultimo delitto, la ragazza indossava pantaloni con disegni, il ragazzo è stato colpito anche al ginocchio, la marca delle cartucce era Western. In più, queste 3 missive, che erano più o meno uguali, contenevano un crittogramma famoso. Lui ne mandò un pezzo a ciascuno di questi 3 giornali e scrive in questa lettera: qui c'è una parte di un testo cifrato. Le altre 2 parti sono state spedite al Vallejo Times e al San Francisco Chronicle. Voglio che stampiate questo testo cifrato sulla prima pagina venerdì pomeriggio 1 agosto 69. Se tu non stampi questo testo cifrato, mi metterò a uccidere a caso venerdì notte. Questo durerà l'intero weekend. Andrò in giro a uccidere persone che sono sole di notte, prima di domenica notte, finché non avrò ucciso una dozzina di persone. E qui abbiamo un assaggio della parte, diciamo, di sbruffone, chiamiamolo sbruffone, di Zodiac, no? Perché Zodiac promise anche in altri momenti queste uccisioni, queste carneficine, lo vedremo. In questo caso, che io sappia, i giornali stamparono questo crittogramma, però non il venerdì pomeriggio. Io ho trovato una pubblicazione del sabato. Ho trovato in rete questa pubblicazione che è del San Francisco Chronicle e questo è il sabato. E qui viene pubblicata la parte inviata al San Francisco Chronicle. Però non è che Zodiac quel venerdì notte andò a uccidere come aveva minacciato, no? Gli altri giornali pubblicarono anche loro. Qui vediamo il Sunday Examiner che il 3 agosto pubblicò tutti e 3 i pezzi di questo crittogramma, dando modo a 2 suoi lettori, una coppia, marito e moglie, che erano appassionati di enigmistica, di decifrarlo. E infatti, qualche giorno dopo, venne decifrato questo crittogramma e vediamo cosa c'era scritto. Mi piace uccidere la gente perché è molto divertente, è più divertente che uccidere la selvaggina nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso di tutti. Uccidere mi dà l'esperienza più eccitante. Attenzione, è anche meglio che scopare con una ragazza.
Ricordiamoci questa frase quando andremo a cercare di capire quali erano le motivazioni dell'agire di questo individuo. La parte migliore è che quando morirò rinascerò in paradiso e tutte le, non si sa bene cosa, che ho ucciso diventeranno mie schiave. Non vi darò il mio nome perché cerchereste di rallentare o fermare la mia collezione di schiavi per il mio paradiso. Allora non vi darò il mio nome, però se andiamo a vedere l'ultima riga del terzo, l'ultima riga di tutto il messaggio è rimasta indecifrata. I simboli che ci sono, secondo questo metodo che venne usato da questa coppia, non danno luogo a nessuna parola intellegibile. E poi credo che ci siano applicati chissà quanti per cercare di capire questo imbecille cosa aveva scritto, e penso che sia a tutt'oggi indecifrata. Può darsi, poi vedremo magari se Francesco Amicone, il giornalista appunto che padre dell'ipotesi Zodiac uguale Mostro di Firenze uguale Giove Vilacqua, mi sembra che ha tentato una decifrazione, non vorrei sbagliarmi, mi sembra che l'abbia tentata, poi la vedremo, ma non in questo video. Allora, fermiamoci un momento, cominciamo a dire che in questo secondo delitto sparisce completamente l'interazione di Zodiac con le sue vittime, cioè Zodiac arriva lì, spara e basta, e se ne va, mentre nel primo delitto un'interazione c'era stata, perché invece di sparare ai ragazzi che erano dentro la macchina, li fece prima uscire. Non sappiamo poi cosa successe, l'abbiamo già visto, però comunque una qualche interazione c'era. Ma poi, soprattutto, in quel periodo, tra il primo e il secondo delitto, da parte di Zodiac non ci fu nessun messaggio, né telefonico né con lettere. Mentre abbiamo visto che subito dopo il secondo delitto comincia questa serie di messaggi che poi vedremo che andrà avanti e saranno tantissimi. E poi c'era anche una 9 mm, cioè lui dal primo al secondo delitto si era preparato a uccidere in modo più sicuro, dotandosi di una pistola più potente. Il 4 agosto arriva un'altra lettera al San Francisco Examiner, che era una risposta alla polizia che tramite il giornale chiedeva maggiori delucidazioni su questi delitti. La lettera è importante perché in essa compare per la prima volta il nomignolo che questo serial killer scelse per se stesso, Zodiac. Mentre nella prima lettera, questo non mi sono dimenticato di evidenziarlo, c'era già il simbolo, questo, una croce celtica, che poi rimarrà anche quello, però non c'era il nomignolo che si era scelto l'assassino. Qui mi pare evidente, no? Che questo killer, questo assassino, stava cercando di costruirsi un personaggio. Ma andiamo avanti con questa lettera del 4 agosto, vediamo cosa c'è scritto. Qui è Zodiac che parla. In risposta alla tua richiesta di maggiori dettagli a proposito dei bei momenti trascorsi a Vallejo, sarò molto felice di aggiungere altro materiale. Comunque, la polizia sta passando un bel momento con il codice. Se non è così, dite loro di consolarsi. Quando l'avranno craccato, mi avranno. E qui teniamo conto, no, che a questo 4 agosto il codice non era ancora stato decifrato. E lui sta dicendo che dentro quel codice troveranno qualcosa che consentirà di catturarlo. Cioè, in sostanza, lui vuole dare maggiori stimoli affinché qualcuno si applichi a decifrare questo codice, no? Mi sembra evidente. Quando poi il codice sarà decifrato, l'abbiamo visto prima, dentro non verrà trovata nessuna indicazione su come catturare l'assassino. Qui poi ci sono degli elementi che lui dà relativi a entrambi i delitti. Cominciamo da quello del 4 luglio. Lui dice un po' di cose. Non ho aperto la portiera dell'auto, il finestrino era già tutto giù, cose che aveva raccontato anche il ragazzo, che avrebbe raccontato anche il ragazzo. Il ragazzo all'inizio era seduto sul sedile davanti quando ho cominciato a sparare. Quando gli ho sparato il primo colpo alla testa è scattato all'indietro, nello stesso momento, anticipando la mia mossa. È finito sul sedile posteriore e poi sul pavimento, sbattendo violentemente le gambe, così gli ho sparato al ginocchio. Non ho lasciato la scena dell'omicidio sgommando con gli pneumatici, come dice come viene descritto dal giornale.
L'uomo che ha detto alla polizia che la mia auto era marrone era un negro sui 40-45 anni, vestito in maniera abbastanza trasandata. Questo negro l'avrebbe visto mentre lui stava telefonando alla polizia. Mentre sul delitto di Natale, il delitto precedente, dice: in questo episodio la polizia si chiedeva in che modo avessi potuto sparare e centrare le mie vittime al buio. Non l'hanno detto apertamente questo, ma lo hanno implicitamente sostenuto, dicendo che fosse una bella notte luminosa e che potessi vedere le sagome all'orizzonte, stronzati che l'area fosse circondata da alte colline e alberi. Quello che ho fatto è stato attaccare una piccola torcia alla canna della mia pistola. Se non lo sapete, al centro del cerchio di luce, se la puntate su un muro o sul soffitto, noterete un piccolo cerchio nero all'interno di circa 10-15 cm. Quando la attaccate alla canna di una pistola, il proiettile colpirà esattamente il centro della zona buia, all'interno della luce. Tutto quello che ho dovuto fare è stato innaffiarli come se fosse il tubo dell'acqua. Non c'era bisogno di usare il mirino. E qui c'è un'altra frase molto importante: non mi è piaciuto vedere che non ho avuto la prima pagina. Ecco, qui si sta lamentando che dopo questo primo delitto, che lui aveva fatto nel Natale, vicino al Natale dell'anno prima, non gli era stata dedicata la prima pagina, e questo dimostra che il suo intento principale nell'uccidere era proprio quello di comparire sui giornali, di diventare qualcuno in modo sciagurato. Sono motivazioni che in parte possiamo riscontrarle anche sul mostro di Firenze, ma questo lo vedremo con calma. Passiamo alla terza aggressione, il terzo omicidio, che avvenne il 27 settembre del 69, in questo caso il pomeriggio alle 6:15, sul lago Berriessa, vicino a Napa. Furono aggrediti questi due ragazzi, Cecile Shepard e Brian Hartnell, lei 22 anni, lui 20. Loro erano sulla riva del lago, si stavano rilassando, stavano facendo un picnic o qualcosa del genere. Avevano parcheggiato la macchina poco lontano, vicino a loro non c'era nessun altro, ma diciamo che c'erano altre persone nella zona, perché era una bella giornata, era fine settembre, insomma c'erano altre persone, e loro videro una persona, percepirono la presenza di una persona che li stava spiando, una persona che poi venne fuori in questo modo. Qui vediamo un disegno di come si era conciato questo personaggio. Si era messo addosso questa cappa con una croce celtica sul davanti. Qui vediamo una seconda immagine che fa vedere che aveva un coltello alla cintura, aveva una pistola in mano. Ecco, lui, tenendo sotto tiro questi ragazzi, disse loro che era scappato da una prigione e aveva bisogno di soldi per scappare in Messico. Poi disse anche altre cose. Tutto questo, secondo me, non perché aveva interesse a parlare con questi ragazzi, ma perché li voleva tranquillizzare, cioè li voleva convincere che quello che lui stava facendo era semplicemente una rapina. Lui voleva prendere i soldi e poi se ne sarebbe andato. E loro, in effetti, teniamo conto che anche in questo caso il ragazzo si sarebbe salvato. Il ragazzo raccontò che effettivamente loro avevano avuto questa convinzione. Poi lui tirò fuori una corda e disse a lei di legare lui. Lei legò lui, poi intervenne il killer che legò anche lei e legò più strettamente lui. Questo perché lui voleva che i ragazzi non scappassero, perché li voleva uccidere con il coltello. Io penso che li volesse uccidere con il coltello non perché gli piacesse di più usare il coltello, ma semplicemente perché usare la pistola in quella zona dove c'era, diversa gente in giro sarebbe stato molto più pericoloso per lui. Io penso che sia stata questa la motivazione, però chi lo sa. In ogni caso, io penso che l'interazione con i due fosse dovuta semplicemente alla necessità di far sì che, uccidendoli con il coltello, non ci fosse uno dei due che mentre lui uccideva l'altro, colpiva l'altro, se ne scappava. E una volta legati li colpì numerose volte. L'assassino, prima di lasciare il posto, scrisse sulla loro macchina i delitti che aveva fatto, le date di tutti. Lo vediamo: Vallejo 12 20 68 69 eccetera eccetera. E l'ultimo delitto con il coltello. Poi lui scappò, se ne andò via, intervennero i soccorsi che salvarono il ragazzo. Ci fu un intervento molto tardivo, a dire il vero.
In ogni caso i ragazzi riuscirono a slegarsi, solo che lei poi non ce la fece e morì, mentre lui sopravvisse. Dopo un'oretta circa l'assassino telefonò all'ufficio dello sceriffo della contea di Napa, perché questo posto è vicino alla città di Napa, rivendicando il delitto. La telefonata fu rintracciata e fu trovata la cabina dalla quale lui aveva parlato. Una cabina dove poi vennero prese le impronte digitali, cioè la cornetta era ancora staccata, per cui presumibilmente dopo di lui non aveva telefonato nessun altro. E le impronte che vennero prese potevano essere le sue, però queste impronte che vennero prese non portarono mai a nessun risultato con tutti i sospettati. E io qui mi domando cosa succederebbe se si andasse a fare un confronto tra quelle impronte e l'impronta che conosciamo bene sulla panda di Vicchio. Io penso che non porterebbe da nessuna parte, però si potrebbe sempre provare, no? Allora, tra questo delitto e il successivo, oltre a questa telefonata, non ci fu nessuna lettera. Perché? Perché il delitto successivo avvenne di lì a poco, avvenne di lì a un paio di settimane. E riguardò non una coppia, fino adesso abbiamo visto che erano state aggredite tre coppie appartate, ma un tassista. Cioè l'assassino si fece accompagnare da questo tassista a San Francisco, nella città di San Francisco. Vediamo qui la cartina. Ecco, il tassista è questo. Paul Stine aveva 29 anni, poverino. Questo è il suo taxi, si vede che c'è il cadavere ancora dentro. E successe questo, che l'assassino si fece accompagnare in un posto, tra l'altro un posto che dal tassametro si vide che era diverso dal posto effettivo, o credo, non so se venne impostato sul tassametro, io non me ne intendo di taxi. In ogni caso il taxi arrivò vicino a questo posto che era stato chiesto e lì l'assassino sparò un colpo in testa, uno solo, con una 9 mm che però era differente. Tra l'altro la 9 mm precedente, quella del secondo delitto, lui nella sua telefonata aveva detto che era una Luger. Questa era ancora una 9 mm, ma non era la stessa. Sparò un unico colpo in testa. Il delitto venne visto da tre ragazzini dalla finestra di un palazzo lì vicino, che videro l'assassino che puliva la macchina, pulì in giro. Poi se ne scappò, portandosi via il portafoglio, le chiavi della macchina e, cosa più importante, un pezzo della camicia del tassista insanguinata. Poi vedremo perché. Qui c'è da dire che ci fu il rischio per lui di essere catturato. Allora, i ragazzini avvertirono subito, mentre il delitto era in corso, avvertirono subito la polizia, telefonarono insomma. Però ci fu un'incomprensione e nel descrivere il sospettato venne fuori che era di colore, per cui venne diramata una comunicazione agli organi di polizia di cercare un personaggio di colore. E per cui ci fu un poliziotto, una coppia di poliziotti che videro un personaggio sospetto che però era bianco, e il fatto che fosse bianco, loro credevano che si dovesse cercare una persona di colore, non lo fermarono, neanche ci parlarono, così dissero loro. Zodiac poi avrebbe detto invece che parlarono con lui, ma non lo fermarono. E qui bisogna chiedersi se Zodiac disse il vero oppure non disse il vero, questo non si sa. I tre ragazzini fornirono anche un identikit. Un identikit che è quello famoso, un identikit mi sembra che fu poi ritoccato. Comunque quello, diciamo, che tutti conoscono è questo qua, no? Il famoso identikit di una persona su intorno ai 30 anni, dai 25 ai 35 anni dissero, altezza sull'1,75 con gli occhiali. E questa è la famosa immagine che tutti conosciamo di Zodiac. E allora, se non c'erano state lettere tra la penultima aggressione e l'ultima, le lettere ci furono dopo l'ultima. E si può dire che da quel momento in avanti Zodiac visse di rendita, perché quello fu l'ultimo suo omicidio. Poi sappiamo che ci fu una specie di sequestro di persona un anno dopo, nel 70, adesso non mi ricordo il giorno preciso, ma in ogni caso una donna con il suo bambino che raccontò di essere stata sequestrata
da qualcuno che aveva fatto in modo che la sua macchina si fermasse allentando in una ruota, poi disse che era Zodiac, ma insomma su questo sequestro non ci sono certezze, io direi che non va preso nemmeno in considerazione, anche se a dire il vero Zodiac in una delle sue lettere lo rivendicò, però teniamolo fuori. Diciamo che con l'omicidio del tassista finì la carriera criminale di Zodiac e continuò invece quella epistolare, perché di lì in avanti continuò a mandare lettere su lettere, dimostrando che, a mio giudizio, il suo piacere non era tanto nell'uccidere quanto in quello di comparire sui giornali e di avere questo rapporto con la polizia, con gli organi di stampa. Vediamo un po' delle sue lettere. Il 14 ottobre, cioè 3 giorni dopo l'omicidio, arrivò una lettera al Chronicle che aveva al suo interno un pezzo di camicia del tassista insanguinata, che dimostrava che a uccidere il tassista era stato proprio l'assassino che aveva aggredito quelle 3 coppie in precedenza. Vediamo cosa c'è scritto in questa lettera. Qui è Zodiac che parla. Sono l'assassino del tassista all'incrocio fra Washington Street e Maple Street della scorsa notte. Per provarlo qui c'è un pezzo insanguinato e reciso della sua camicia. Sono lo stesso uomo che ha eliminato la gente a nord della Bay Area. La polizia di San Francisco avrebbe potuto catturarmi la scorsa notte se avessi cercato nel parco come si deve, invece di fare a gara sulla strada con le moto a chi faceva più baccano. Gli uomini al volante avrebbero dovuto solo parcheggiare le loro auto e stare lì quieti aspettando che uscissi dal nascondiglio. I bambini che vanno a scuola sono bei bersagli, penso che spazzerò via uno scuolabus. Uno di questi giorni. Basta sparare alle gomme anteriori e poi far fuori i mocciosi nel momento in cui escono. Come si vede qui, oltre a rivendicare questo delitto, lui fa anche delle minacce pesanti su dei bambini. È evidente il suo obiettivo, che è quello di far parlare di sé il più possibile, no? Mi sembra evidente. Dopo un mesetto, l'8 novembre, arriva una lettera ben nota perché al suo interno c'era un secondo crittogramma. Non era una lettera, cioè era una cartolina, questa cartolina che ha questa penna sgocciolante. Qui è Zodiac che parla. Ho pensato che avevate bisogno di una bella risata prima di sentire le brutte notizie che non riceverete ancora per un po'. La bella risata sarebbe quella penna lì, immagino. Potete mettere questo nuovo codice sulla prima pagina? Eccolo qui il codice che era allegato, con la sua bella croce celtica. Mi sento davvero solo quando sono ignorato. Così solo da fare la mia cosa. Attenzione, anche questa è una frase importante per capire le sue motivazioni. Mi sento davvero solo quando sono ignorato. Così solo da fare la mia cosa e non posso farla con questo. E qui dicembre, luglio, agosto, settembre sono i suoi omicidi. Questo crittogramma è rimasto indecifrato fino a anni recenti. Poi pare che io non mi sono interessato di questa storia, pare che qualcuno applicando algoritmi piuttosto complessi, molto più complessi evidentemente di quello applicato dai 2 che avevano decrittato il primo, è riuscito a decrittare questo messaggio, ma un messaggio che non voleva dire niente. Vediamo quello che c'era scritto. Spero che vi stiate divertendo molto cercando di prendermi. Non ero io quello nello show televisivo che ha fatto il punto su di me. Evidentemente c'era un qualcuno che si era qualificato come lui, aveva telefonato, credo forse. Non ho paura della camera a gas perché mi manderà in paradiso prima, perché ora ho abbastanza schiavi che lavorano per me, dove tutti gli altri non hanno niente quando andranno in paradiso. Perciò loro sono spaventati dalla morte. Io non sono spaventato perché so che la mia vita sarà una vita facile in paradiso. Qui questa storia del paradiso vedremo poi che si andrà a prenderla a pretesto per vedere Zodiac anche nella lettera del Mostro di Firenze, no? Ma poi cercheremo di capire cosa ci potrebbe essere sotto. Comunque in ogni caso dicevo che di lì in avanti questo Zodiac, questo imbecille, visse di rendita. Il giorno dopo mandò un'altra lettera e in questa lettera addirittura 9 novembre mise dentro lo schema di una bomba, ma leggiamo cosa c'era scritto.
È una lettera molto lunga, vediamo un pezzo così interessante che riguarda l'incontro di questi poliziotti che cercavano un uomo di colore, l'incontro con lui. Lo racconta lui stesso. 2 poliziotti hanno fatto una figuraccia 3 minuti dopo che ho lasciato il taxi. Stavo camminando giù per la collina verso il parco quando una macchina della polizia si è fermata e uno dei poliziotti mi ha chiamato e mi ha chiesto se avessi visto qualcuno aggirarsi furtivamente o in maniera strana negli ultimi 5 o 10 minuti. E ho detto sì, c'era un uomo che stava correndo con una pistola e i poliziotti sono sgommati via, andando verso la direzione che avevo indicato loro. Sono fuggito nel parco a un isolato e a metà strada per non essere visto di nuovo. Insomma, a dire il vero poi i poliziotti non confermarono questo colloquio. Ma insomma, lui lo raccontò, chissà quello che successe, ma non è così importante. La sua corrispondenza continuò al 20 dicembre, sempre del 69, qui siamo un mese dopo, mandò una lettera con un altro pezzo della camicia del tassista, la mandò a un avvocato. Questo avvocato, l'avvocato Belli, era stato oggetto delle telefonate di un mitomane che si era qualificato come Zodiac e che l'aveva invitato ad andare a un talk show, che poi gli avrebbe telefonato. Leggiamo questa parte. Caro Melvin, che sarebbe questo avvocato, no? Qui è Zodiac che parla, ti auguro un buon Natale. La cosa che ti chiedo è questa, per favore aiutami, non riesco a chiedere aiuto a causa di questa cosa che non vuole lasciarmi. Trovo estremamente difficile controllarla, ho paura che perderò il controllo di nuovo e farò la mia 9ª e possibilmente 10ª vittima. Per favore aiutami, sto annegando. Qui dice 9ª e possibilmente 10ª vittima, ma le sue vittime fino a quel momento erano state 5. Io penso che questa esagerazione proprio perché voleva che sui giornali uno si interrogasse, ma quante saranno state le sue vittime, andiamo a cercarle, no? Penso che alla fine poi la sua motivazione potrebbe essere stata questa, quella di costringere a parlare di sé. E infatti poi ci sono delle minacce. Al momento i bambini sono in salvo dalla bomba, perché è molto grande da fare, l'innesco meccanico richiede più lavoro per farla funzionare. Ma se mi trattengo a lungo dalla numero 9, perderò completamente il controllo di me stesso e piazzerò la bomba. Ti prego, aiutami, non posso controllarmi più a lungo. Allora, questa qua è l'ultima lettera sicura perché contiene anche questa un pezzo di camicia. Però tra le lettere che poi arrivarono anche dopo, io penso che ce ne sia almeno un'altra sicura, a giudicare da come è fatta. La lettera è questa, è del 20 aprile del 70. È importante perché Zodiac dentro mette quello che criptato dovrebbe essere il suo nome. Qui è Zodiac che parla. Dunque, avete decifrato l'ultimo messaggio criptato che vi ho mandato? Il mio nome è, e qui vediamo, quello sarebbe il suo nome. E poi vedremo che qualcuno si è applicato a quella serie di simboli per tirar fuori il nome di Gio Bevilacqua, il Francesco Amicone. Sono moderatamente ceroso di sapere quanti soldi ci sono sulla mia testa ora. Spero che non pensiate sia io quello che ha fatto fuori quel Blue Mini con una bomba alla stazione di polizia. Non so, qui sarà un altro, non è che sono andato proprio nel profondo di questa cosa, mi dovete scusare. Qui ci saranno sicuramente molti di voi che lo conoscono molto meglio di me e sapranno di cosa sto parlando. Si vede che è un attentato che qualcuno avrà detto che era stato lui, ma lui dice di no. Anche se ho parlato di uccidere bambini che vanno a scuola con una, è soltanto che non voglio entrare nel territorio di qualcun altro. Ma c'è più gloria nell'uccidere un poliziotto di un bambino, perché un poliziotto può rispondere agli spari. Ho ucciso 10 persone a oggi. Sarebbero molte di più se non fosse stato che la mia bomba per lo scolabus ha fatto cilecca. Sono stato sommerso dalla pioggia che abbiamo avuto poco tempo fa. Poi qui continuano altre lettere dove lui si attribuisce altri omicidi nell'arco di un paio d'anni. Cioè lui continuò a scrivere lettere che dovrebbero essere ancora sue, anche se non c'è l'assoluta certezza. Ma insomma, chi poi cercò di capire se la calligrafia era la sua, mi sembra che in queste lettere, biglietti che lui scrisse in questo periodo, si propenda più per il sì che per il no. Poi ci fu un periodo, l'ultima lettera credo che fosse ancora fosse del 72, ci furono un paio d'anni nel quale lui non scrisse più.
come se fosse appagato, no? Come se avesse raggiunto il suo scopo, quello di appunto far parlare di sé, e si fosse stancato. Ma 2 anni dopo scrisse un'altra lettera, e la scrisse in occasione della visione del film L'Esorcista. Qui vediamo la lettera del 29 gennaio del 74. Ho visto e penso che L'Esorcista sia la migliore commedia satirica che abbia mai visto. Firmato il sinceramente tuo. Si tuffò nell'onda spumosa, eccetera, eccetera. No, adesso non stiamo qui a leggere le scemenze di questo tizio. Però, insomma, è come se lui avesse avuto questo ritorno, diciamo così, di interesse verso il suo personaggio, riesumato dopo 2 anni. Ecco, poi di lì in avanti le lettere che arrivarono sono tutte giudicate non autentiche, che io sappia. Questa qua dell'Esorcista fu l'ultima ritenuta abbastanza certa sua, di suo pugno. Abbiamo avuto un po' questa panoramica del personaggio Zodiac, una panoramica necessaria per poterlo confrontare con il Mostro di Firenze che conosciamo bene. Ecco, cominciamo a pensare ai due personaggi, quali sono le loro somiglianze e le loro differenze. Io direi, no, che di somiglianze ce ne sono. La somiglianza, diciamo, più evidente, secondo me, più evidente, più eclatante, è che entrambi aggredirono coppie. Ecco, l'aggressione a coppie non è che sia una cosa troppo frequente, è frequente nel caso di stupri, ma nel caso di uccisioni, come per Zodiac e il Mostro di Firenze, è meno frequente. Loro aggredirono effettivamente coppie. C'è anche, per quanto riguarda i loro delitti, ci sono delle eccezioni che io metterei tra le somiglianze. Le eccezioni sono che loro aggredirono delle coppie, ma non soltanto delle coppie. Allora, è sicuro che Zodiac aggredì anche un tassista, ma è molto molto probabile che anche il Mostro di Firenze aggredì qualcuno che non era una coppia, aggredì le due prostitute Giuliana Munciatti e Clelia Cuscito. Cioè, secondo me ci sono grosse probabilità che anche quelle due uccisioni fossero state opera del Mostro di Firenze, per cui ebbero queste eccezioni tutti e due e vanno considerate come delle somiglianze. Poi una cosa invece più importante del fatto che aggredirono coppie è il fatto che entrambi non fecero violenza sessuale alle vittime femminili, ma uccisero senza stuprare. Zodiac abbiamo visto che uccise sempre donne che erano vestite, rimasero vestite, erano vestite, rimasero vestite. Il Mostro di Firenze uccise delle donne che erano anche nude, però prima non fece niente. Diciamo, c'è l'unico caso in cui tentò un approccio, è quello del 74, dove probabilmente tentò di palpeggiare la ragazza, ma non ci fu un vero e proprio stupro. Ci fu un tentativo di palpeggiamento che è dimostrato dal fatto che le tappò la bocca e le lasciò il segno di un'unghiatura vicino al labbro. Per cui entrambi non fecero violenza sessuale alle loro vittime e un'altra somiglianza è che non vennero catturati, ma si fermarono da soli. Ci sono naturalmente casi di assassini che si sono fermati da soli, no, per questi due è così, si fermarono entrambi da soli. Un altro elemento che li accomuna sono i messaggi alle forze dell'ordine. Nel caso di Zodiac ce ne furono tanti, nel caso del Mostro di Firenze ce ne fu uno, però ci fu. Anche lui sappiamo che nell'85 mandò una lettera al magistrato Silvia Della Monica. Un'altra somiglianza molto molto importante è che entrambi costruirono il loro personaggio. Lo fecero in modo diverso, ma lo fecero. Il caso di Zodiac è eclatante, cioè Zodiac proprio voleva costruirsi un personaggio, si scelse un nomignolo, si scelse un simbolo e poi fece tutta quella serie di interventi telefonici e con lettera proprio allo scopo di comparire sui giornali, diciamo di creare il suo personaggio. Ma anche il Mostro di Firenze creò il suo personaggio. Teniamo conto che il Mostro di Firenze lo fece attraverso, a mio giudizio, attraverso le scissioni. Cioè le scissioni per il Mostro di Firenze non erano manifestazioni di sessualità, era un modo per comparire sui giornali con questo elemento che andava ad arricchire
diciamo, lo scenario dei suoi delitti, che rimase inalterato quando poté fino in fondo. Un'altra somiglianza che io vedo tra i due è il fatto che entrambi fecero un primo delitto in cui lo scopo non era ancora ben sviluppato, lo scopo dei delitti successivi, l'obiettivo dei delitti successivi. Anzi, potrebbe anche essere, io credo che nel caso del mostro di Firenze sicuramente, ma io penso anche nel caso di Zodiac, può essere che quel primo delitto avesse alla base motivazioni completamente differenti. Nel caso del mostro di Firenze fu un delitto, a mio giudizio, per una sorta di gelosia malata. Cioè l'assassino si era infatuato, probabilmente a distanza, sicuramente a distanza di questa ragazza. Ricordiamoci che la ragazza aveva detto di essere stata seguita e compagnia bella, e quando poi uccise il ragazzo e poi tentò di palpeggiare lei. Lei non sparò addosso a lei, ma lei la colpì alle gambe senza volerlo, perché era dietro, lui sparò al ragazzo, tutte e 9 colpi, lei era dietro e i colpi che andarono fuori bersaglio, un paio colpirono lei alle gambe. Poi ci fu probabilmente anche un colpo di rimbalzo che si frammentò e la colpì al fianco. Ma in ogni caso lui non sparò alla ragazza. Zodiac fece una cosa simile, se vogliamo, no? Perché lui fece uscire i ragazzi, non gli sparò subito, li fece uscire e sparò un colpo a lui. Poi lei riuscì a scappare, scappò e lui gli sparò alle spalle, come un po' le coltellate, diciamo così, del mostro che dopo aver tentato di palpeggiare lei l'ha uccisa a coltellate. Ecco, Zodiac, chi lo sa, se lei fosse rimasta lì, non si sa cosa sarebbe successo. Lei scappò e lui gli sparò alle spalle, ma in ogni caso entrambi poi stettero in silenzio fino al delitto successivo. Il mostro di Firenze lo sarebbe stato anche in seguito, ma insomma anche Zodiac in quel periodo lì, erano 6 mesi e mezzo, non rivendicò il delitto. Io penso che se l'aveva fatto, evidentemente le sue motivazioni erano un pochino diverse e magari nel periodo tra il primo e il secondo delitto ne maturarono altre. Maturò il fatto che appunto lui aveva interesse a costruire questo personaggio, a comparire sui giornali. Ricordiamoci che in una delle sue lettere scrisse che gli era dispiaciuto che non gli fosse stata dedicata la prima pagina. E io penso che questo sia una somiglianza abbastanza interessante. Come ultima somiglianza metterei l'uso di 2 armi diverse, una pistola e un coltello, un'arma da fuoco e un'arma bianca. Entrambi usarono queste 2 armi e entrambi soprattutto dimostrarono di preferire nettamente l'uso dell'arma da fuoco, cosa che è un po' strana per assassini di quel tipo, che generalmente preferiscono avere un contatto diretto con le carni della vittima, usando il coltello o anche le mani nude. In quel caso loro usarono principalmente la pistola. Usarono entrambi il coltello, però per necessità. Zodiac lo usò nel terzo delitto, quello del lago, perché con la pistola, essendo pomeriggio, essendoci intorno diversa gente, anche se non vicinissima, correva il rischio di essere sentito e correva insomma il rischio di essere anche magari catturato. Preferì usare il coltello. Nei delitti delle prostitute, sempre che fossero stati opera del mostro, come io credo, anche il mostro di Firenze usò il coltello invece della pistola perché era in condominio e usando la pistola avrebbe corso il rischio di essere sentito e compagnia bella. Usò il coltello o per essere sicuro della morte delle sue vittime, oppure perché aveva finito i colpi o anche perché li voleva risparmiare, come nel caso di Vicchio. In entrambi i casi comunque possiamo dire che c'era una netta preferenza per l'uso della pistola, anche se venne usato anche il coltello. Riguardo alla pistola, un breve cenno al fatto che le pistole erano differenti, cioè il mostro usò una pistola sola, calibro 22, una pistola da tirassegno che in qualche modo fortunosamente recuperò, secondo me la recuperò sulla scena del crimine di Signa e se la fece bastare perché non era così semplice procurarsene un'altra. In America invece era molto più semplice. Il Zodiac iniziò con una pistola simile, una calibro 22 che magari aveva, chi lo sa, aveva lì,
e poi, decidendo di iniziare la sequenza dei delitti che lo avrebbero portato sui giornali, si procurò un'arma più potente per essere maggiormente sicuro del suo effetto. Ma sostanzialmente diciamo che io non la vedrei come differenza, perché, ripeto, erano due contesti, Italia e America, completamente differenti. E io credo che si possa dire che c'è questa somiglianza, l'uso di due diverse armi, un'arma da fuoco e un'arma bianca, però con netta preferenza per l'arma da fuoco. Però, al di là di queste somiglianze, ci sono anche delle notevoli differenze. Allora, vediamo. Una differenza, io direi, eclatante, è il rapporto che i due ebbero con il sesso. Cioè, a quanto si riesce a capire, il rapporto di Zodiac con il sesso fu nullo. Cioè, io non credo che Zodiac fosse stato insensibile al sesso, però evidentemente lo aveva come sepolto dentro di sé e non dette nessuna manifestazione di tipo sessuale. Anzi, in una sua lettera lui scrisse anche: uccidere mi dà l'esperienza più eccitante, è anche meglio che scopare con una ragazza. Io questo penso che voglia dire che scopare con una ragazza alla fine non gli interessasse e che appunto preferiva uccidere. Il mostro di Firenze no. Cioè è vero che il mostro di Firenze non era un maniaco sessuale, attenzione, entrambi non erano maniaci sessuali, mi sono dimenticato forse di dirlo, ma questa è la somiglianza, io credo, più importante tra due, che entrambi non potevano definirsi maniaci sessuali, per il fatto appunto che non stuprarono e tutto quello che ne consegue. Il fatto che le scissioni per il mostro di Firenze fossero puro spettacolo e Zodiac lasciasse stare i corpi. Non erano maniaci sessuali, però avevano un rapporto con il sesso diverso. Cioè Zodiac pareva ignorarlo, il mostro di Firenze no. Infatti il suo rapporto con la sua prima vittima ebbe una notevole rilevanza alla parte sessuale. Anche se non ci fu violenza, ci fu però questa esplorazione del suo corpo con queste punzecchiature e il tralcio di vite nella vagina che dimostrava interesse verso il corpo femminile, cosa che invece Zodiac non manifestò mai. Ma poi anche quando il mostro di Firenze scelse il suo marchio, che era quello di escindere il pube, lui probabilmente, io credo che l'idea gli venne dalla visione del film Maniac, dove c'era l'escissione del cuoio capelluto. Però lui da quella idea lì traslò l'operazione sui peli del pube, per cui insomma dimostrò di avere interesse per la sfera sessuale, anche se non può definirsi un maniaco sessuale. E invece Zodiac non manifestò mai niente di simile. Poi un'altra differenza eclatante è il periodo di attività. Cioè i delitti di Zodiac si svolsero nell'arco di una decina di mesi, quant'è? Sì, una decina di mesi. Quelli del mostro di Firenze si svolsero nell'arco di 11 anni. Il 68 lasciamolo da parte, il 68 con il mostro di Firenze non c'entra nulla. Dal 74 all'85, 11 anni. È una bella differenza. Naturalmente come risultato fu che le vittime dell'uno erano molte di più delle vittime dell'altro, cioè il mostro di Firenze uccise 14 persone, più le due prostitute, secondo me 16, Zodiac ne uccise 5. Poi, ecco, se vogliamo vedere quel primo delitto come un qualcosa di simile per entrambi, cioè entrambi potrebbero aver compiuto il loro primo delitto sulla spinta di qualcosa che successivamente poi si sarebbe perso, però c'è da dire che il periodo in cui maturò questa evoluzione fu molto diverso. Cioè Zodiac uccise la seconda volta allo scopo di comparire sui giornali 6 mesi e mezzo dopo. Il mostro di Firenze ci mise 7 anni, dal 74 all'81. Cioè in 7 anni ci fu questa evoluzione da un primo delitto fatto per ragioni di possesso della donna, di gelosia, quello che volete, a un primo delitto nell'81 fatto esclusivamente, principalmente per andare poi sui giornali, come fece Zodiac, però la differenza è che uno ci mise 6 mesi e mezzo e l'altro ci mise 7 anni. Poi anche la cadenza dei delitti fu diversa successivamente. Zodiac abbiamo che ci fu un terzo delitto dopo 2 mesi,
e un quarto, l'ultimo, dopo 2 settimane, e poi lì si fermò. Invece il mostro di Firenze ebbe degli intervalli un po' diversi. Ecco, io ci metterei, e vediamoli questi intervalli, perché io dentro ci metterei anche i 2 omicidi delle prostitute. Vediamo quali furono gli intervalli più o meno effettivi. Allora, abbiamo visto il primo del mostro di Firenze fu di 7 anni. Poi, ucciso a Scandicci, quanto aspettò per uccidere un'altra volta? Sappiamo che uccise a Calenzano 4 mesi e mezzo dopo. Ma di lì poi si è abituati a pensare a Baccaiano come delitto successivo. Invece, in mezzo ci fu l'uccisione della Monciatti, della prostituta Giuliana Monciatti, l'11 febbraio dell'82, per cui non passarono nemmeno 4 mesi. Per cui lui uccise a Scandicci, 4 mesi e mezzo dopo uccise a Calenzano, dopo neanche 4 mesi uccise la prostituta, a questo punto, dopo altri 4 mesi uccise a Baccaiano. È qui che arriva l'intervallo più lungo e c'è un motivo. Allora, da Baccaiano poi andò a uccidere 15 mesi dopo a Giogoli. Il motivo, io credo, fosse dipeso dal fatto che a Baccaiano aveva fatto un delitto quasi d'impeto, non organizzato, le cose gli andarono male, ci fu il pericolo che lui vide sui giornali, che poteva essere stato riconosciuto. Io credo che poi mise in moto la pista sarda, ma insomma alla fine poi cercò di essere più prudente e il periodo per arrivare al delitto successivo fu il più lungo di tutti, 15 mesi. Ma uccisi i ragazzi di Giogoli, non passarono 3 mesi che uccise un'altra prostituta. La Cuscito, dopo 7 mesi uccise a Vicchio e questa volta dopo 13 mesi uccise a Scopeti. Per cui sono come numero di delitti molto diverso, ma anche come intervalli non ci fu mai un intervallo delle 2 settimane che ci fu lì con Zodiac. Direi che l'ultima eclatante differenza tra i 2 personaggi, quella che a mio giudizio taglia la testa al toro, è che è vero che entrambi mandarono dei messaggi alle forze dell'ordine, ma la sproporzione è evidente. Cioè il mostro di Firenze mandò un unico messaggio a fine della sua carriera, un messaggio che rientrava nel completamento dei messaggi che lui lanciava a ogni delitto con l'escissione, infatti mandò un pezzo di quello che aveva escisso, mentre Zodiac abbiamo visto che con le sue lettere, con le sue telefonate di messaggi ne aveva mandati a bizzeffe, e questa è una differenza fondamentale, una differenza che messa sul piatto rende un po' difficile pensare, lo vedremo, pensare che 2 fossero la stessa persona. Ma comunque abbiamo visto un po' i 2 personaggi, abbiamo visto le somiglianze e le differenze tra l'uno e l'altro, e adesso chiediamoci, ma potrebbero essere stati la stessa persona? Allora, uno aveva operato in America, uno operò in Italia. Questo di per sé non costituisce un gravissimo ostacolo, no, perché il personaggio potrebbe aver ucciso in America, poi essersi trasferito in Italia e aver ucciso in Italia, cosa che potrebbe essere successa per il sospettato di Amicone Bevilacqua. Ma l'evoluzione che aveva avuto Zodiac rende plausibile la ripartenza con il delitto di Borgo San Lorenzo? A mio giudizio è questo il punto in cui la teoria che vuole vedere i 2 personaggi come una persona sola cade miseramente. Perché? Cioè bisogna pensare, in quel 74, quando Zodiac scrisse la sua ultima lettera sicura mentre era in America, dove era arrivato Zodiac? Allora abbiamo visto che era partito da un delitto probabilmente fatto con motivazioni che potevano anche non essere quelle poi successive, ma poi aveva maturato dei propositi che lo portavano a uccidere per comparire sui giornali, e aveva iniziato questo tremendo rapporto con la polizia, con i mass media, che addirittura poi gli bastò per tanto tempo, cioè lui finì di uccidere con il tassista e di lì in avanti visse di rendita, dimostrando che il suo interesse non era tanto nell'uccidere, ma era proprio nel comparire sui giornali, nell'alimentare il suo personaggio. E
aveva già ucciso abbastanza, non aveva bisogno di uccidere di nuovo a quel punto lì, no? Solo che poi la cosa andò avanti per un paio d'anni, poi evidentemente questo suo bisogno di avere questo rapporto con i giornali cominciò a ridimensionarsi, fino a che alla fine sembrò sparire. Non so, nella sua vita chissà cosa è successo, cosa successe, però evidentemente successe qualcosa che lo portò a trovare soddisfazione in altro modo, salvo un ripensamento dopo un paio d'anni quando vide questo film L'Esorcista, chissà perché gli rivenne voglia di rivedersi ancora sui giornali, ma poi penso che di lì in avanti smise. Ora è possibile, è pensabile che questo stesso personaggio che era arrivato a quel punto in cui sembrava che il suo ciclo fosse terminato, viene in Italia e ricomincia da zero a fare cose che possono sembrare uguali, ma non sono uguali, sono completamente differenti. Cioè lo vediamo quel personaggio che va a spiare i ragazzi di Borgo San Lorenzo per un paio d'ore fuori, mentre loro sono lì che litigano, poi esce fuori, spara con la pistola a lui e poi si mette a palpeggiare lei. Cioè ce lo vediamo quel Zodiac nelle vesti di questo personaggio, a me sembra che sia veramente una cosa impossibile. Ma poi ce lo vediamo quello Zodiac là che scriveva, telefonava, che poi per 7 anni stette zitto e che non rivendicò quel delitto e non fece nient'altro, quando invece aveva dimostrato di tenere soprattutto a questo suo personaggio che compariva sui giornali. Io francamente non ce lo vedo. Ma poi anche dopo, è vero che poi dopo il personaggio, il mostro di Firenze, anche lui, anche se non abbiamo delle prove certe, però è pensabile, visto che non c'erano altre motivazioni nei suoi delitti, che godesse nel comparire sui giornali e nel leggersi sui giornali. Ma in che modo? Cioè Zodiac lo aveva fatto in un modo completamente differente. Lui non scrisse niente, non telefonò mai. Sì, uno potrebbe dire, sì, non telefonò perché non voleva far sapere che era un italo-americano, no? Se vogliamo prendere, io immagino che gli appassionati che credono a questa ipotesi potrebbero dire questo. Poi lo vedremo, perché io mi sto preparando pezzo a pezzo, poi vedremo, affrontando il discorso di Bevilacqua, quali sono le pezze d'appoggio che vengono accampate. Io penso che ci sia anche questa, no? Che non telefonò perché se no si riconosceva il suo accento che non era italiano. Questo è anche possibile, no? Però almeno poteva fare un crittogramma. Poteva fare un crittogramma e quello lì, chissà cosa ci poteva essere scritto dentro, no? Poteva esserci scritto dentro qualsiasi cosa, ma se non altro si sarebbe fatto riconoscere. E invece niente. Non mandò nessuna lettera, nessun crittogramma, nell'unica lettera che mandò, quella con il frammento di seno, poteva metterci dentro un bel crittogramma. Cioè, immaginatevi voi cosa sarebbe successo sui giornali se in questa lettera ci fosse stato uno di questi cosi di Zodiac, no? Di questi crittogrammi, come cacchio si chiamano, con la sua croce celtica. Sarebbe successo il finimondo. Cioè, diciamo che la soddisfazione sua sarebbe stata massima. A quel punto lì avrebbe ottenuto chissà che cosa nella sua mente malata. E invece niente. Perché? Aveva paura che indagando su Zodiac avrebbero preso lui? Ma ci potrebbe essere anche questa ipotesi, perché no? Però non mi sembra che, se vogliamo vedere Gio Bevilacqua nella veste di Zodiac e del mostro di Firenze, in quel momento lui avesse motivo di temere di essere sospettato, di essere preso, no? Però vabbè, questo lo vedremo quando parleremo di Bevilacqua. Ma insomma, vediamo il serial killer di per sé, il comportamento del mostro di Firenze con il comportamento di Zodiac non ha nulla a che vedere, per cui pensare che siano la stessa persona giudicando dai loro comportamenti non ha senso. Però anche se questa ipotesi pare priva di senso, se ci sono delle prove che la rendono evidente, bisogna prenderne atto. Cioè nel momento stesso in cui si dovesse scoprire che fosse Bevilacqua, fosse qualcun altro, era effettivamente sia Zodiac che il mostro di Firenze, uno deve dire, sì, è successo quello che non si pensava che potesse succedere, ma è successo, e a quel punto non si può fare altro che prenderne atto. Allora vedremo nei prossimi video
se le pezze d'appoggio che stanno alla base di questa identificazione di Zodiac con il mostro di Firenze sono sufficienti. Le andremo a esaminare. Per il momento vi saluto.